Cari amici del canale, eccoci qua al video numero 2 sulla batteria a sabbia. Questo è un video molto atteso perché ha veramente attratto con passione tanti di voi. Lo vediamo dai commenti che ha avuto il video numero 1, che sono circa 800. C'è stata una grande partecipazione e quindi ecco il video numero 2. Perché questa playlist, come altre, stanno andando in questa maniera, ovvero lentamente? Perché ragazzi, non è facile realizzare un video, realizzare dei test, trovare i prodotti, montarli, testarli, poi fare i video, montare il video e quant'altro. Ecco perché ringrazio sempre tutti voi di questa attiva partecipazione. Cos'è successo dopo il video numero 1? Ebbene, attraverso i commenti e le contattazioni che ho avuto con voi, ci sono state diverse evoluzioni. È come, ragazzi, se fossimo tutti intorno a un tavolo che deve progettare una batteria a sabbia, una batteria termica a sabbia. Ebbene, voi sapete che quando si crea un prototipo, quando si crea un'idea nuova e soprattutto che riguarda un abbinamento tra elettricità, energia termica, meccanica, saldature, coibentazione e quant'altro, è come se ci trovassimo in tanti tecnici, tanti competenti intorno a un tavolo per andare a discutere l'argomento. Io sono da solo, ma sono con voi attraverso i vostri commenti. Questo volevo dirvi. C'è stata un'analisi totale della batteria a sabbia, ci sono delle modifiche, ci sono delle migliorie. Ecco perché questi step sono lenti ma progressivi. Questo è lo step numero 2, questo è il video numero 2. Che cosa è successo? Vi voglio far vedere in sintesi questo prototipo, ovvero avevate già visto questo serbatoio, adesso è stato creato per cominciare a capire che cos'è una batteria termica a sabbia, con questa inerzia termica, con questo stoccaggio, quanto dura, come può essere prelevata, le alte temperature in ballo, perché qui parliamo di riscaldamento a 500 gradi circa. Ebbene, tutto questo sarà ben spiegato in questo video, ci saranno anche delle formule e, come ho detto nel video numero 1, quando io ho un'idea la propongo subito sul canale, perché non voglio conservarmela per poi farvi vedere il prodotto finito. Qui non è un negozio, non è un'attività che deve vendervi la batteria a sabbia, ma come ho un'idea la propongo e poi con le dovute pazienze vostre e le tempistiche mie che lavoro giornalmente nel mio laboratorio andiamo a realizzare tutti i progetti. Ho detto questo per dirvi grazie della vostra pazienza. Questo è il numero 2 di questo video, spero vi entusiasmi come il precedente, spero che mi anticipiate anche se volete. Ebbene, andiamo a realizzare oggi quello che è il prototipo della batteria a sabbia che sarà creato in miniatura, quindi cominciamo con acqua calda sanitaria, un prototipo a sabbia che servirà come accumulo per l'acqua calda sanitaria, ovvero da qui andremo a scaldare un puffer, cioè un contenitore di 200 litri che già avete visto su questo canale. Buona visione, iscrivetevi a questo canale e a fra pochi secondi. Iniziamo questo video con un po' di formule. La sabbia, l'acqua, il ferro, il cemento, i bricchetti di mattone, le sfere, tutto ciò che volete utilizzare all'interno di questa batteria a sabbia può essere utilizzato. Io ho scelto la sabbia perché è un materiale molto povero, molto semplice, io lo definisco a costo zero, perché io ad esempio, lo vedete qua dietro di me, ho preso questo basket di sabbia gratuitamente, nessuno me la farebbe pagare e vi ricordo che non dovete usare la sabbia del mare perché è vietato. Ebbene, io ho scelto la sabbia per via della semplicità, del fatto che questo è un canale sperimentale, quindi usiamo materiali quanto più a basso costo, ma potete usare anche c'era un amico del canale che diceva: Gianni, però è più efficiente se usiamo delle sfere di ferro o di rame. Sì, ma se riempiamo una batteria di questa volumetria con rame, ragazzi, spendiamo veramente un botto, con la sabbia niente. Ebbene, un'altra variante che ho pensato, ma sempre in fase di riflessione, quindi non è ancora attuata, devono sempre lavorare prima i test, è quella di non mettere più il fascio tubiero o una serpentina, un tubo avvolto all'interno dove far circolare l'aria calda, perché vi ricordo, per coloro che non hanno visto il video numero 1, andate a vederlo ovviamente prima di questo, che l'idea originaria è costruire una batteria a sabbia dove circolerà dentro l'aria
Perché l'aria e non l'acqua? Perché questa batteria sabbia termica andrà a 500 gradi, l'acqua evapora a 100, rischieremo di fare una centrale a vapore. E voi sapete che nelle norme della sicurezza non bisogna mai superare i 90-100 gradi, significa che se no dovremo entrare nel mondo del vapore, dove ci vogliono sicurezze, dove c'è rischio di esplosione, cioè c'è tutto un parametro diverso. Ecco che la batteria sabbia ha questo vantaggio, si porta tranquillamente a 500 gradi, ma anche lì bisogna rispettare una norma di sicurezza che è quella delle alte temperature. Ci sono elementi che a 500 gradi vanno in autocombustione, quindi non vogliamo appoggiare questo marchingegno sul legno, su superfici infiammabili, su tessuti e quant'altro. Ecco perché lo state vedendo qua sulla mia solita scrivania, ma una volta che oggi abbiamo montato il tutto, abbiamo creato il tutto, questo io con un aiutante lo sposteremo per andare a posizionarlo là, dove sarà portato a 500 gradi, dove sarà coibentato, adesso vediamo tutti i dettagli, senza far danno. Quindi questo è un fattore fondamentale, sicurezza sempre in primis quando realizziamo i nostri progetti. Ebbene, l'avete visto nella sovraimpressione, quello che vorrò creare non è più come all'inizio un fascio tubiero o un tubo avvolto dove l'aria entrerà ad altissima temperatura, ma voglio cercare di realizzare il cosiddetto letto a sabbia fluido, ovvero un letto fluidizzato di sabbia. Che cos'è? Le particelle di sabbia così sottili, quando vengono attraversate dall'aria, che quindi cammina all'interno della sabbia, partendo dalla parte inferiore, dopo la resistenza, dopo la serpentina, entra ad altissima temperatura quest'aria, ebbene non passerà più all'interno di questo tubo, di questa serpentina che faceva da scambio termico con la sabbia, ma entrerà direttamente l'aria nella sabbia, creando proprio il letto fluidizzato. Perché si chiama così? Perché le particelle sospese della sabbia si comportano esattamente come un liquido, come se ci fosse acqua all'interno. Questo permetterà uno scambio termico maggiore e tutta la sabbia che andrà a muoversi, a pulsare, possiamo dire, diventerà tutta della stessa temperatura. Quindi avremo un incremento, una miglioria per quanto riguarda l'omogeneità della temperatura all'interno di tutta la sabbia contenuta nel nostro cilindro. Ebbene, cominciamo subito con una formula. La capacità termica della sabbia è di 0,2 calorie per ogni grammo, per ogni grado. Cosa significa questo? Che per far aumentare di un grado un grammo di sabbia servono 0,2 calorie. Con questa formula, che è legata al peso della sabbia, noi possiamo tranquillamente, in funzione del serbatoio che abbiamo, andare a calcolare quante kilocalorie, ovvero quanti kilowattora, ci sono, non è la stessa cosa, attenzione, ci sono all'interno del nostro serbatoio. Quindi che cosa dobbiamo fare noi? Pesare la sabbia. A questo punto il fattore raggio per 3,14 per altezza che si calcola nel cilindro per vedere il volume non ci interessa, ma ci interessa il peso. Quindi in funzione del peso andremo a vedere quanti kilowattora termici ci stanno all'interno di questa batteria. A questo punto, ragazzi, tiriamo fuori la formula chiave per calcolare il valore termico della sabbia. Un kilowattora corrisponde a 860,4 calorie. Con questa formula, a questo punto, voi potete calcolare il vostro serbatoio personalizzato. Questo è un prototipo, è piccolo. Adesso andiamo a vedere, lì volevo arrivare, ragazzi, andiamo a vedere qui quanti kilowattora ci stanno. Perché vi ricordate nel video numero 1, parlando di questo serbatoio 1m2, veniva fuori 200 kWh di potenza, chiaramente da buttare dentro prima di utilizzarla. Ebbene, il calcolo per questo serbatoio è molto semplice. 30 kg di sabbia per 200 calorie per 500 gradi uguale 3 milioni di calorie o 3000 kcal. Ebbene, queste 3000 kcal in base alla formula, cioè diviso 860,4, fa esattamente 3,5 kWh.
Molti di voi adesso stanno dicendo, ma così poco? Nel video numero 1, sì, nel video numero 1 era 1 metro per 2, il moltiplicatore al quadrato è molto alto, ma ragazzi io ho fatto apposta questo video con questo prototipo per spiegarvi come riscaldare l'acqua, calda, sanitaria ovviamente, con un serbatoio così piccolo. Qual è la funzione? Non è avere qui una fonte energetica elevata come una batteria da 15 kWh, qui abbiamo 3.5 kWh. Ebbene adesso vi darò tutti i dettagli per andare a utilizzare nella maniera opportuna quello che è il vostro impianto fotovoltaico o eolico. Vi ricordo che è tutto l'eccesso che deve entrare qua. Ovviamente questo può essere più grosso, ma attenzione, siamo partiti dal video numero 1 dove ho spiegato bene questa entità. Adesso con questi test andiamo progressivamente verso il vostro impianto personale. Sarete voi i realizzatori del vostro impianto personale, perché adesso, capendo la formula, studierete voi quanti chilogrammi di sabbia, come coibentarla e tutto quello che serve per fare il vostro serbatoio termico di sabbia per alimentare l'acqua calda sanitaria in primis e ovviamente poi tutto il riscaldamento. Queste sono le proporzioni. Andiamo avanti. Adesso parleremo di tanti aspetti tecnici, tanti spezzoni molto utili, delle modifiche che ho pensato in modo da andare avanti con questa invenzione, con questo progetto, a beneficio vostro, perché voi dovrete adesso studiare la vostra batteria personalizzata. Un fattore importante che ho valutato sono le cosiddette falde, sono le piogge che insomma cercano sempre la discesa. Quindi mettere la batteria nella terra, che aveva dei vantaggi di avere un coibentante molto ingombrante che è la terra, quindi rilasciava temperatura anche nella terra avendo una cosiddetta scorta energetica ulteriore, è una cosa che va valutata. Perché? Se mettiamo la batteria sottoterra, usiamo questo termine, ebbene potremmo avere un'infiltrazione di acqua piovana piuttosto che una falda, come succede spesso in Lombardia. Questo avrebbe un effetto molto negativo sulla batteria, perché trovandosi a 500 gradi, se c'è anche solo un filo d'acqua che dovesse entrare, noi trasformeremo la nostra batteria in un geyser, invece questo va completamente evitato. Ecco perché il prototipo finale ho deciso di farlo inizialmente all'esterno. Chiaramente anche lì, nel proseguo di questi video, e sarà una playlist tosta e lunga, bisognerà andare a studiare la coibentazione esterna. Oggi per il prototipo già avete visto un coibentante che dopo vi presenterò, però dobbiamo stare attenti a non far sì che la nostra batteria venga raggiunta dall'acqua. Questo avrebbe una devastante dissipazione in forma di vapore, avrebbe una riduzione totale dell'efficienza, quindi preferisco per adesso metterla all'esterno. Come la metterò all'esterno? Quella grossa lo vedrò dopo, presumibilmente all'interno di un manufatto di mattoni refrattari con un altro isolante all'interno. Insomma, bisogna studiare tante situazioni. Ovviamente, come al solito, come avete fatto negli 800 commenti del video precedente, ragazzi, ditemi sempre la vostra, scrivete qua sotto cosa ne pensate, che idee avete, quali prodotti vorreste utilizzare, che poi saranno tutti ovviamente vagliati. Alcuni di voi nei messaggi precedenti mi hanno chiesto: ma la sabbia a che temperatura resiste? Non è che succede qualcosa? Ebbene, la sabbia fonde a oltre 1250 gradi, 1300, 1400, dipende dal tipo di sabbia, diventando poi una situazione vetrosa. Ebbene, qui siamo a 500 gradi, quindi la sabbia rimarrà sempre un elemento molto stabile nel suo funzionamento, non si consumerà mai e andrà avanti per sempre a costo praticamente zero. I video saranno quindi progressivi. Oggi vedremo tutti i componenti che formano questa batteria, questo prototipo ridotto. Poi nei video successivi ci saranno anche la prova della temperatura e della dissipazione. Vediamo quanto tempo ci vuole ad arrivare a 500 gradi, quanto resisterà poi, quanti giorni. Vi ricordo ancora, l'ho detto prima, che questa sarà portata a 500 gradi e andrà ad alimentare un puffer. Non lo vediamo oggi perché il lavoro anche su questo prodotto semplice è lungo. Questo puffer ve lo faccio vedere qua di fianco, già l'avete visto nel mio canale, un puffer che io ho da 200 litri che mi serve sempre per sperimentazioni sull'idraulica.
il riscaldamento e l'elettricità abbinate proprio all'acqua calda. Ebbene, questi 200 litri dovranno essere riscaldati da una serpentina di acqua che non passerà direttamente qua dentro, ragazzi, perché se no, se mettiamo a contatto con 500 gradi, quello che è uno scambiatore, vista l'altissima temperatura, avremo un'istantanea ebollizione e trasformazione in vapore dell'acqua. Quindi ci dovrà essere lo scambio come rappresentato nel video numero 1, delicato, cioè quando è il momento opportuno che i sensori valutano per andare a richiedere aria calda, ebbene quest'aria passerà in maniera dosata all'interno di questa scatola che conterrà lo scambiatore. L'innalzamento in questa scatola sarà progressivo, farà partire le pompe, ci vorrà un vaso di espansione, cioè tutte le sicurezze che capite che se no sarebbe un video di 40 ore che andremo proprio a studiare insieme e a costruire, e ognuno di voi lo adatterà alle proprie dimensioni, alle proprie esigenze di impianto. La cosa fondamentale è avere la scorta fotovoltaica. Di tutto questo che stiamo dicendo dobbiamo avere l'eccesso di corrente, ragazzi, se no come la buttiamo sta corrente dentro qua? Ebbene, quello che volevo dirvi a questo punto è questo. Qui abbiamo 3,5 kWh di riserva energetica. Ebbene, questa è una riserva, significa che il nostro impianto terrà conto del primo stadio, che è un esubero fotovoltaico che andrà a scaldare direttamente l'acqua del nostro puffer, del nostro serbatoio. La seconda serpentina, sempre in diretta, scalderà la sabbia. Cosa succede spesso se scaldiamo solo l'acqua? Noi portiamo l'acqua a 80 gradi o qualcosa in più che si ferma. Abbiamo scaldata, basta. Magari sono le 11 perché il giorno prima ne abbiamo utilizzata poca. Dalle 11 in poi che facciamo? Allora ecco da dove nasce lo studio, la riserva ad alta temperatura. Quando abbiamo scaldato l'acqua con la prima serpentina a 80 gradi, noi in contemporanea stiamo già scaldando la sabbia a 500 gradi, quindi questo andrà avanti sempre finché anch'essa arriverà alla sua fine. Alla fine, se abbiamo un impianto che ha permesso di portare questa sabbia a 500 gradi, l'acqua a 80 gradi e sono le 11, vuol dire che avevamo veramente tanti pannelli, forse troppi, allora questo serbatoio deve essere magari il triplo, il quadruplo. Ecco qual è il calcolo, ma la formula che vi ho dato prima serve proprio a questo scopo. Ebbene, a questo punto abbiamo una riserva energetica, abbiamo scaldato l'acqua con una serpentina diretta dal nostro fotovoltaico, dall'inverter o come volete voi, anche a bassa tensione con la 48 volt. Quando l'acqua è calda, questa intanto continua a scaldare e questa arriverà a 500 gradi. È notte, dobbiamo fare delle docce, il nostro serbatoio non è troppo grande, la mattina dopo, il giorno dopo piove, ebbene l'acqua scende nel serbatoio, non abbiamo più il sole magari per scaldarla direttamente, entra in ballo questa riserva di 3500 Wh che va a essere utilizzata per riscaldare l'acqua, quella a manco. Allora questo, che è un prototipo piccolino, può diventare 5 kWh, 7, 10, 15, 20, ma teniamo conto che li dobbiamo sempre buttare dentro. Quindi i pannelli che servono per questo processo devono essere veramente 10, 12, 15, 20 kW di potenza fotovoltaica sul tetto, che è un massimo stabilibile in funzione del fatto che dopo i 20 kW di potenza potremmo dover diventare officina elettrica. Spero che questo discorso sia chiaro, perché è alla base di tutta la progettazione che dovete fare voi. Non potete chiedere a me, ovvero dovrei fare io il progetto, ma lo sapete che non faccio progettazione, faccio invece i webinar dove tutte le domande possono avere delle risposte. Ma non fate i webinar per la batteria a sabbia, seguite la playlist man mano che va avanti e diventerà un bel progetto utile a tutti. Lo sapete che non sono avido di incassi e non voglio farvi assolutamente fare i webinar per un prototipo, per un progetto, per uno sviluppo che è inizialmente molto culturale e divertente. Webinar invece per il fotovoltaico e la vostra casa, allora ha un senso. Andiamo avanti, spero di essere chiaro come cerco sempre di essere, e che possiate realmente dimostrarvi anche in anteprima rispetto a me, quindi anticipandomi, che state facendo qualcosa di simpatico.
Avendo 500 gradi il comportamento sarà come quello di un condensatore che gradualmente cede il calore all'acqua per poi ricaricarsi prepotentemente a 500 gradi quando abbiamo l'eccesso di energia, quindi riusciremo a sopperire a questi sbalzi che invece caricando solo l'acqua a 80 gradi avremo questo limite. Quindi questa temperatura, anche se vi ricordo che l'acqua è più efficiente della sabbia, attenzione, quindi se volessimo fare un serbatoio di 5.000 litri di acqua, abbiamo acqua veramente in esubero quando l'abbiamo portata a 80-90 gradi, però ragazzi, volumetrie, dimensioni, qui abbiamo 500 gradi che possono lavorare aiutando il serbatoio a mantenersi sempre a 80 gradi. Adesso avvicinerò e allontanerò la telecamera per farvi vedere i vari prodotti, fare anche dei test con l'isolante che ho scelto. Guardiamo all'interno del serbatoio, che cosa ho posizionato. Qua avete già visto che c'è una serpentina. Andiamo avanti con tutte le descrizioni del caso e dopodiché assembliamo il tutto e ci prepariamo per il prossimo video, che sarà esattamente dare corrente per portare, non nel ciclo finale attraverso i tubi dell'aria, ma per portare e vedere il comportamento della sabbia quando arriverà a 500 gradi e quanto resisterà. Ok, adesso avviciniamo la telecamera. Per la realizzazione della batteria termica a sabbia, questi sono i componenti, fondamentalmente il recipiente inox che avete visto. Qui c'è una resistenza. Per questo test ho deciso di prendere questa, lo vedete qua, è una 48 volt 1500 watt, la scritta è lì al contrario, la vedete? E praticamente vediamo come si comporterà in bassa tensione, quindi andiamo a creare sicurezza. Poi nel serbatoio ho posizionato questo termometro, arriverà fino a 500 gradi, cioè la massima temperatura che raggiungerà la batteria. Questo è inserito, vedete? C'è un foro ed è inserito totalmente all'interno della stessa. Questo andrà a misurare la parte alta, quindi la massima temperatura che sarà raggiunta. Vi faccio vedere l'interno, vedete? C'è il contenitore, la resistenza e il sensore di temperatura. Una cosa molto semplice, un test molto semplice. Questo è il coperchio che andrà a chiudere la parte superiore e questa è la fibroceramica che andrò a utilizzare come isolante. È molto buona, questo è 2,5 cm, chiaramente in quello che sarà il risultato finale della nostra batteria a sabbia, quella grande, chiamiamola così, gli strati dovranno essere molto più spessi, quindi questo ha un costo, però sto cercando un rivenditore che possa dare degli sconti, eccetera. Bene, e qui abbiamo ovviamente il componente fondamentale che è la sabbia silicea. Ho trovato questa qua molto fine che va benissimo per questo scopo. 30 kg saranno inseriti all'interno di questo contenitore, dopodiché nel prossimo video vedrete tutti i test di temperatura. Ecco in questo momento il superamento della sonda di temperatura. Da qui in poi sarà il punto più alto e quindi per salita termica la sonda andrà a misurare l'effettiva massima potenza di questa batteria a sabbia. Il serbatoio adesso è pieno, passiamo all'isolamento. Passiamo adesso ragazzi all'isolante. Io cosa ho scelto come isolante? Uno di quelli che possiamo definire il miglior isolante al mondo ed è esattamente la fibroceramica. Vedete questa? È la fibroceramica. È un derivato di diversi elementi come il caolino. La più pregiata è quella che ha anche all'interno componenti dello zirconio, quella che resiste a temperature più alte. Qui la temperatura di lavoro è tra i 1000 e i 1500 gradi massimi, ma da schede tecniche diciamo che 1350 è la temperatura massima della fibroceramica. Qui ne ho tagliato un pezzettino perché faremo un test. Ora, molti di voi mi hanno chiesto: Gianni, ma qual è la differenza tra la fibroceramica e invece la classica lana di roccia, che è un buon isolante? Ebbene, intanto la fibroceramica
resiste a temperature altissime che superano i 1000 gradi, invece la lana di roccia resiste tra i 600 e i 650 gradi. Ora, visto che noi arriviamo a 500 potremo anche utilizzare la lana di roccia, che costa veramente poco, molto meno della fibroceramica, che ha dentro anche delle componenti di alluminio, eccetera. Ora, cosa farò quindi nella batteria definitiva? In quel caso ho pensato, ma qui avete visto che è sempre un work in progress, ho pensato di utilizzare la fibroceramica per i primi strati, quelli diciamo di sostanza, dopodiché si può anche passare a qualcosa di più economico come la lana di roccia e poi gli isolanti di cui parlavo nel video come le pomici, polveri di pomici eccetera, in modo da creare uno strato importante. E vi ricordo che sulla batteria a sabbia la componente primaria è proprio l'isolamento. Dobbiamo cercare di minimizzare l'uscita del caldo dalla batteria termica a sabbia verso l'esterno, verso l'atmosfera. E questo sarà l'impegno che dovete mettere per realizzare la vostra. Adesso il test, avvicinerò la telecamera e con questo pezzetto di fibroceramica andiamo a vedere che cosa. La resistenza al calore, e utilizzerò uno di questi accendini con la fiamma ossidrica, chiamiamola così, molto, ecco, la vedete, molto molto potente e anche abbastanza invisibile come fiamma. Vedremo la resistenza alla temperatura, vedremo quanto tratterrà il calore, insomma tutte le caratteristiche anche con l'ausilio della pistola termica. Innanzitutto cominciamo col misurare la temperatura a freddo della fibroceramica. Qui siamo a 27,6. Adesso andiamo a riscaldare ad alta temperatura questo pezzetto di fibroceramica. Questa è la solita pistola termica che uso io sul canale. Vedete che i gradi centigradi in bianco, quelli sono gli istantanei, invece sotto in blu c'è il max, cioè la massima temperatura che rimane memorizzata. Bene, prendiamo l'accendino e iniziamo a scaldare. Vediamo che cosa succede. La fiamma non si vede, ma sentite il rumore, ragazzi. Se andiamo a misurare in diretta sulla fibroceramica abbiamo 30 gradi, temperatura massima raggiunta 33-34, vedete? Se io punto sull'accendino, il mio laser, vedete che la temperatura dell'accendino è ovviamente ben diversa, cioè qui siamo a 93 gradi sulla scocca, ma non è la temperatura della fibroceramica. E andiamo a scaldare la superficie in questo modo, vedete? Ora se io appoggio l'accendino, la prendo tranquillamente in mano e non scotta, vedete? Assolutamente. Questo test ci ha fatto capire le caratteristiche positive di questo materiale. Qualsiasi altra cosa avremmo usato non avrebbe avuto lo stesso effetto. Questo io posso definirlo veramente uno dei migliori per isolare. Avete visto che tratteneva calore a livello quasi zero, quindi è come se la fiamma fosse sparata nell'aria. Questo farà sì che tutto ciò che c'è dentro di lei non vada a trasmettersi, quindi la trasmittanza è veramente bassissima. Adesso andiamo a rivestire completamente il nostro involucro metallico di acciaio inox, quindi la batteria di sabbia, andiamo a prepararla per le fasi definitive. Bene ragazzi, il prototipo è pronto, ci ho messo un botto di tempo perché andare a legarla, poi è protetta totalmente, tutto il giro dell'acciaio inox, il sotto, il sopra, insomma è stato un lavoraccio come si dice. Però è venuto bene perché ovviamente la coibentazione deve essere totale, non possiamo pensare di coprire un pezzo lasciandone libero un altro. Qui ho chiuso con del rame non rivestito, vi ricordo che il rame viene di solito quando si fanno i trasformatori rivestito di un isolante, quello ad alta temperatura poi inizia a fumare, vabbè, sarebbe un leggero fumo che sparirebbe comunque dopo poco tempo. Adesso voglio avvicinare la telecamera perché sicuramente molti di voi che hanno già sviluppato il concetto di inerzia comportamentale attraverso l'esperienza, attraverso la cultura, si stanno già facendo alcune domande. Che cos'è innanzitutto l'inerzia comportamentale? È la capacità di prevedere un comportamento man mano che andiamo avanti.
Se vi faccio un esempio stupido, se noi stiamo camminando lungo la strada e dobbiamo attraversare, l'inerzia comportamentale, ovvero spontaneamente nel nostro subconscio, ci suggerisce di guardare a destra e a sinistra se c'è una macchina. Se non abbiamo questo concetto e attraversiamo, finiamo sotto una macchina. Ora, quando prepariamo i nostri impianti, i nostri apparati, i nostri prototipi, dobbiamo sviluppare questa inerzia comportamentale. Ad esempio, questo cavo rosso e nero che porterà la corrente all'interno, quando questa si scalderà a 500 gradi, ebbene alcuni di voi avranno detto sì, ma Gianni, ma quella è gomma. Difatti, quindi vedremo in corso d'opera, man mano che scalda, se questo andrà a scaldarsi. Come risolviamo? Ebbene, due barrette metalliche che escono e vanno a posizionarsi lontano, così avrà tempo di raffreddarsi. Un'altra cosa importante che avrete sicuramente visto, sì, ma Gianni, tu hai chiuso tutto, ma il sopra... Il sopra l'hai lasciato praticamente che è il punto più caldo, la salita termica. Avviciniamo la telecamera così potete vedere direttamente che cosa è stato fatto. Questa è la coibentazione generale, chiuso con filo di rame, l'avvolgimento è totale e in questo punto è anche sovrapposto. Qui c'è il termometro che dà verso l'interno, sigillato completamente. Un lavoro di sigillatura totale e qui vediamo ragazzi questo coperchio. Sotto al coperchio ovviamente vediamo la coibentazione totale. Qui ci sono diversi strati, visto che è il punto più caldo, diversi strati isolanti, quindi dispersione zero e poi le chiusure anche su tutti i punti di connessione circolari, tutti i pezzetti tagliati e messi in questo modo, vedete? Questa camera d'aria che si creerà con l'inox sarà un'ulteriore protezione per la temperatura e qui potremo addirittura mettere altro isolante sopra. La sicurezza sempre in primis su questo canale, quindi vi ricordo che quando si lavora con le fibre, qualsiasi esse siano, bisogna proteggere gli occhi, i polmoni e la pelle. Significa che dobbiamo indossare una mascherina, gli occhiali, i guanti e eventualmente anche una tuta. Questo perché le fibre hanno questa caratteristica di poter penetrare dappertutto, quindi è importante che capiate questo concetto. C'è un vecchio detto che si usava quando lavoravamo le fibre, che è questo: la fibra che lavori di giorno ti parla di notte. Perché? Se non l'avete capito, scrivetemelo nei commenti, ragazzi, così almeno vi darò la risposta. Un'altra pericolosità è la temperatura, quindi vi ricordo che qui si arriva a 500 gradi. Vedremo come si comporta questa gomma, ma so già che dovrò andare a estenderla con delle prolunghe metalliche di rame, delle barrette adeguate che possano trasportare la corrente distanti dal punto di caldo. Il punto d'appoggio sarà su mattoni refrattari, sarà lontano da ogni fonte di problematiche come ad esempio combustibili, materiali infiammabili, legno, carta, cartone, mobili, tutto ciò che quindi sarà isolata lì da solo a lavorare. Dopodiché il test di temperatura ci rivelerà l'arrivo ai 500 gradi, quanto tempo resterà, un'ora, un giorno, una settimana, e vedremo i relativi cali di temperatura all'interno di questa batteria di sabbia. A questo punto, ragazzi, questo video numero 2 tanto atteso è finito. Ovviamente adesso il numero 3 con il test sarà molto più veloce e andremo avanti verso la costruzione finale di questa batteria a sabbia termica che servirà a riscaldare tutta la casa e l'acqua calda sanitaria. Iniziamo con questo progetto, vediamo come si comporta. Scrivete nei commenti la vostra opinione, la sensazione, i vostri test, le vostre opinioni anche tecniche su quello che avreste fatto, quello che vorreste aggiungere. È molto interessante per andare a collaborare insieme su questo prototipo. Grazie come al solito, ragazzi, se è vostro piacere iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo video.